questo è il momento food porn del video. Sigla. Ci avete chiesto in tantissimi, ragazzi, perché non rifate le videoricette? Quando tornano le videoricette? Non è vero, non ce l'ha chiesto nessuno, ma ci piace molto fare le videoricette, quindi ecco a voi una nuova videoricetta. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons en France. Cosa cuciniamo oggi? Già l'avete visto dal titolo. Sì, ma non gridare, c'è modo e modo di dire le cose e di fare le videoricette. Rispetto per i telespettatori. Che cos'è il bœuf bourguignon, Giano? Vuoi vedere se la so? È una tipica ricetta francese. È uno stufato di manzo con il vino. Mettiamo le mani avanti. È una ricetta che ha 1 milione di interpretazioni diverse. Da chi abbiamo tratto ispirazione noi? Dalla grande e irreprensibile Julia Child. E voi direte: chi? Ah, Julia Child, quella con le ginocchia a punta, con i capelli raccolti. La ricetta non se l'è inventata Julia Child, è una tipica ricetta della tradizione francese a cui lei ha dato visibilità, che si fa con tagli di carne tipicamente grassi adatti alle lunghe cotture. Viene dalla Borgogna, dove tipicamente ci sono vacche e vino buono. Ho capito, ma sono le 11, non ci avete ancora detto gli ingredienti. Allora, innanzitutto state calmi. Il re del piatto. Questo è Reale, Tenerone. Reale nel senso che è veramente qui davanti a noi. No, Reale è il nome della carne. Ah, ok. Sostanzialmente è la parte anteriore del collo. E poi avremo bisogno di carote, cipolla, spicchietto d'aglio, funghi porcini secchi, minuscolo pezzettino di zenzero da cui mi dissocio, un rimasugno di concentrato di pomodoro. Potevate almeno comprare un tubetto nuovo di concentrato per il video. E no, ragazzi, è da qua che si vedono le emozioni very con le persone very, con il rimasuglio del tubetto. Un paio di cucchiai di farina, pancetta arrotolata, vino rosso. E ho capito, ma la malolattica l'ha fatta, ma l'affinamento, ma metodo classico, Raga, un vino buono. Non prendete il Barolo di vostro nonno del 65, prendete un vino buono. Cipolline borretane e funghi champignon. Sale, olio, pepe, cubi. Erbe aromatiche varie per fare il bouquet garni. E mentre io preparo la carne, Franci vi spiega un attimino chi era Julia Child. Julia Child, che nacque nel 1918 in America. E ho capito, ma non è che hanno tutto il giorno per noi, In sintesi, prima fece la copywriter, poi fece la giornalista, addirittura a un certo punto fece la spia. Si trasferì a Parigi, entrò in piena per la cucina francese e decise di scrivere un libro per raccontarla agli americani. Entro in piena, che in francese si dice? Entrò in piena. Brava. Scrisse Mastering the Art of French Cooking, sono 2 tomoni in cui racconta la cucina francese e ancora oggi è uno dei libri più venduti di cucina francese. E poi, ritornata in America, si mise a fare trasmissioni televisive quando la cucina in TV nessuno se la filava. Vabbè, ci siamo capiti, no? Cubetti di carne. È da questi dettagli che si capisce che a Giano piace giocare con il Lego. Là. E ora che avete imparato tutte queste cose, andiamo a far sfrigolare la carne. Padella. Cazzuta. Olio a pioggia. No, pioggia, vabbè. Olio. Diciamo olio. Fiamme dell'inferno e rosolate la vostra carnazza. Deve fare quella che ormai è la parola che, diciamo così, contraddistingue questo canale. Credo che sia la cosa che ci avete sentito dire più volte all'interno di questo canale. Ditelo voi. Potremmo quasi cambiare il nome del canale da Cosa mangiamo oggi a Reazione di Maillard. Non abbiate fretta di girare i pezzi di carne, se no la fantomatica reazione dell'irreprensibile Maillard non vi viene. E alcuni di voi diranno: ma che serve che fai la reazione di Maillard, che tanto poi alla fine non è che la mangi come una bistecca, ma si sfragna tutto. E no, ragazzi, la reazione di Maillard serve a dare il gusto. Bisogna farla bene su tutti i lati, ragazzi. Non dimenticatevi nessun lato.
Vogliamo farlo un TikTok solo con questo rumore, questa inquadratura? Spostate i pezzetti in una ciotola. Carne fatta, puliamo la padella. Non abbiamo mica esagerato con la carne. Ragazzi, accertatevi sempre che il quantitativo di carne vi stia poi nel pentolone finale. Predichi bene e razzoli male. Ma come sempre, l'importante nel video è predicare bene. Poi quando spengo il rec, che posso razzolare male quanto mi pare. Pancetta. Allora, la pancetta, ragazzi, è molto semplice. Noi abbiamo preso quella arrotolata, ma è sufficiente qualsiasi grasso di maiale, quindi se prendete quella affumicata, se prendete il guanciale, va bene tutto. E fate questi allegri cubotti di pancetta. Lo vedete quanto sono allegri? Prendete la vostra bella croisette. Ce l'avete, vero, le croisette? Un'altra molto figa è la Staub. Indovinate da chi prendiamo soldi? Né dalle croisette né da Staub. Pancetta in pentola senza grasso. Ovviamente quest'acqua con cui avete pulito la padella della carne, ci siamo già capiti, vero? Lui la voleva buttare via. Non confermo né smentisco. E questo è il mio meraviglioso bouquet garni, cioè le erbe aromatiche legate insieme in spago da cucina. Figurati che io pensavo che il bouquet garni fosse uno shampoo. Bouquet garni. Lei intanto viaggia, ragazzi. 2 carotine, 2 cipolline. Non vi serve quel quantitativo industriale di cipolle e carote fatte vedere all'inizio, quelle ci serviva per fare un po' di scena. Queste le tagliate a pezzetti abbastanza grossolani. Stessa cosa per le cipolle. Voilà. Una volta rimossa la pancetta, queste le andiamo ad aggiungere al grasso della pancetta e le facciamo sfrigolare. A questo punto, Franci, mettiamo di nuovo dentro la pancetta, la carne. Che bomba, ragazzi. dai Egor sale, dai Egor pepe che se deve da sentì. Ancora. Aspetta, dai, fammi dare una Ma mescolata. hai cucinato l'Arkansas di carne e hai messo 3 tocchettini di pepe. 2 cucchiai di farina. Se non avete la farina, lo zucchero a velo va bene uguale. Ma non è vero, che poi ti credono. Forno statico a 230 si vola. 10 minuti. Senza coperchio. Dopo 5 minuti, controllate e mescolate. Voilà. Oppala. Dovreste sentire questo sfrigolio. Cosa succede adesso? Aggiungiamo le ultime robe e inforniamo a 110-120 gradi per 3 ore. Quindi non si vola. I funghi porcini secchi. Ma versa tutto anche col... No, così eventuali residui di terra non vengono buttati nel... E ogni qualvolta fate rinvenire dei funghi secchi per qualsiasi tipo di piatto e preparazione, non buttate l'acqua dove li avete fatti. Mai! Poi vi mando Franci, ve la vedete con lei. Sughi deglassati della carne. Detto anche risciacquo dei piatti della padella. Ma non è vero. Bouquet, spicchietto d'aglio, zenzero, già non vuole lo zenzero, concentrato di pomodoro. Qualcosina di più non guasterebbe. Allora lo devi spremere tu perché io non ci riesco. Violenza! È finito, non è che non ce la faccio, è finito e si butta. Quando finisce si butta. Mezzo litro di vino circa, fino a che tutti i vostri pezzettini di carne sono belli coperti. E portate a ebollizione. Se fate le cose con un vino de merda, vi verrà un piatto de merda. Coperchio. 110-120 per 3 ore. Ci si vede fra un po'. A un certo punto Vi capiterà? che arriva il giorno successivo. Esatto. Tende a succedere di solito che arriva poi il giorno dopo. Se voi questa ricetta la fate la mattina per il pranzo o il pomeriggio per la cena, non vi preoccupate, ci state dentrissimo. Perché alla fine si tratta di 3 ore di cottura, quindi non avrete problemi. Ma se volete passare al next level, aspettate il giorno dopo. Ma soprattutto noi ieri ci abbiamo messo 7 ore, abbiamo finito con il buio, quindi ci toccava passare al giorno dopo. E ora arriva il bello. Franci, come agiamo? Bisogna togliere tutti i pezzettini di carne dalla pentola. Badando bene di fare questo gesto, Piano pianino, ragazzi, togliete tutti i pezzetti di carne. Madonna, me li mangerei già così. La domanda è cotta? La puoi scolare? La prova per vedere se è cotta: prendete un pezzo, lo mettete a fuoco con una macchina che non mette a fuoco e si sfragna, che è un piacere. Manca di sale. Manca un pochettino di sale, Ecco, non fate come noi per il sale, conditele le cose. Sto già volando. Recuperate il bouquet garni. Via anche lo zenzero. Per gli amanti come me dello zenzero, se lo mettete così intero, poi secondo me va buttato. Se invece lo grattate con quest'attrezzo qua, Con lo zester. con lo zester, zestate lo zestero che si sfragnerà e non dovrete più rimuoverlo. Vi avanza questa soluzione acquosa dove galleggiano felici carote, funghi, pancetta e qualche rimasuglio, ma non la carne. Armatevi di mini pimer.
E alla fine otterrete questa cremina succulenta. A questo punto, se volete fare gli approssimativi, va bene anche così. Altrimenti, se volete fare i fighi, colino. Lo so, ci si fa un po' il culo, ma vedrete che alla fine vale la pena. Fa tutta la differenza del mondo. Versate il composto nel colino e cominciate con questo processo per tutta la durata di questa cosa qua. Fortunatamente per voi ragazzi non avrete modo di capire quanto ci sto mettendo a fare sta roba. Vi ricordate quando vi ho detto che anche se fate gli approssimativi viene buono lo stesso senza usare il... Ecco, viene buono lo stesso. Velocizziamo un attimo il processo. Risultato finale, più 2 ciotoline di scarti, li congeliamo e li utilizziamo per un ottimo risotto. Nel frattempo, Mima, quando finisce sta ricetta? Siamo quasi alla fine, ragazzi, promesso. Burro, cipolline borretane. Prima fai sciogliere il burro, scusa. Non è che stai parlando Ho capito, ma non al cambia. tuo gatto. Bisogna farle stufare. Ma facciamo vedere una cosa bella. Come la scheda dell'efficienza energetica del nostro frigorifero. Un po' di burro, un po' di timo, cipolline. Ma se io non ho le cipolline borretane? Ma sì, utilizzate 2 cipollotti, non lo so. In teoria bisognerebbe metterci il brodo, ma diamo di acqua. Il brodo fa male. Fino a quando diventano belle cotte, morbidose e tenerose. Momento funghi? Momento funghi. Tac, tac e tac. Sono dei funghi champignon. Molto umili e senza pretese. Molto umili. Ma posso usare il porcino per questa ricetta? Sarei un po' un pirla, diciamo così. Sì. Qua a questo giro bisogna far scaldare bene la padella. Mentre prima. Guarda come stanno venendo bene le cipolline. Wow. Raga, venite a vedere le cipolline. Le ho girate, ho aggiunto un po' di sale, un po' di acqua anche e le sto facendo stufare. Che cos'è quella caramellizzazione in superficie, Franci? Amici, ma è la reazione di Maillard. Al prossimo giro che diciamo ancora reazione di Maillard siete autorizzati a disiscrivervi. Diamoci la regola che più di 3 volte a video non possiamo dirlo. Se te ne cade anche uno fuori, non pubblichiamo il video. Brava, hai ancora un canale. Yeah! Questi bisogna farli saltare veloci, Bisogna farli saltare? Veloci! Questa a Cracco quando andiamo gliela diciamo. Riderà un casino secondo me tra l'altro e saremo credo i primi a dirgliela. Ecco, basta, no, basta. Chiudete l'internet. Sono venuti? Sono venuti. Franci, che punto siamo? Il timer dice 8 minuti, ma secondo me bisogna ancora lasciarle un po'. Allora, il sale lo metto ora, non perché me ne sia dimenticata, ma perché sennò altrimenti mi buttavano l'acqua fuori. Brava, esatto, usa arroganza quando lo dici, così la gente è spaventata e non ha il coraggio di contraddirti. Siamo giunti al momento di ricomporre. Siamo giunti al momento dell'assemblamento. Che poi è un assemblaggio, però se l'italiano di Franci, se non corrisponde per forza al vostro, magari sarà il vostro italiano che è sbagliato. Stiamo qua a fare tutti i maestrini dell'italiano. Abbiamo lavato la pentola perché così quando poi la porterete in tavola sarà tutto molto più carino e meno sbrodoloso. Noi siamo sull'internet e cerchiamo di darci un tono. Appena finisce il video, gara di rutti. È venuto male questo mica non è presentabile. Primo livello carne, ci aggiungiamo i funghi e mi rendo conto che è già bellissimo così. Mi sta venendo un po' di fame. Con le cipolle come stiamo? Le cipolle purtroppo me le hanno date di dimensioni diverse, quindi ci sono quelle che sono già cotte Brava, scarica la colpa sugli altri. e quelle che non lo sono. Scarichiamo la colpa su chi ce le ha vendute. Dai! Per Franci il sale e il pepe è come l'aglio per i vampiri. Come faccio a sapere quando sono pronte le cipolle, Franci? Perché le tocchi e sono rimbalzose. Raga, quel sughetto di burro e cipolle. Questo qua è una roba. Non vi dico cosa non è. Con questo sughetto ci farei il cappuccino la mattina. Io devo ricordarmi di girare queste video ricette a stomaco pieno. Manca una parte fondamentale. Questo è il momento food porn del video. E finalmente, dopo quasi 48 ore, ecco a voi il risultato finale. 2 cipolline, qualche funghetto. Signori, a questo punto mi siederei anch'io. Ci versiamo anche un buon vinello. È rosso. Dai, Franci. Ragazzi, non serve il coltello. E probabilmente nemmeno i denti.
cipollina cotta perfettamente, funghetto che ha ancora la sua consistenza. Non so se ne abbiamo fatto abbastanza. No vabbè, ma cos'è? Ma cos'è, ragazzi? Il miglior bœuf bourguignon che abbiamo mai fatto? Mi spiace dirlo perché lo dico in tutti i video, ma è la più buona di sempre mai fatta. 3 ore di forno e un po' di preparazione e fate una figura, è pazzesco. E manca di sale. Allora, detto questo, io bisserei se ci fosse ancora un po' di bœuf bourguignon, se ci fosse. Ragazzi, non vi torturiamo ulteriormente con il nostro bis, penso si sia più o meno capito. Ci auguriamo che questo video vi sia piaciuto. Potrebbero o no esserci bloopers sulla base di quante minchiate abbiamo detto in questo video. E mentre Franci si devasta di bœuf bourguignon, vi ricordiamo che se ci seguite anche su Instagram vi vogliamo un po' più di bene. E fammelo da qua adesso, fammelo. In caso foste interessati vi lasciamo in descrizione il link alla ricetta originale in bianco e nero, pensate, dell'ottima e irreprensibile Giulia Child. Adesso di cosa li fissiamo per 30 No, secondi? pensavo dovessi dire qualcosa. Ciao. Adesso tu attacca con la tua bonjour tout le monde, Ramoli. Franci senza il gobbo e già KO tecnico alla prima ripresa. Ah, ma quindi ce li prepariamo i video? Ah, quindi, No, quindi non è tutto sull'onda dell'improvvisazione. Siamo finti come la banconota da €1. Buongiorno ragazzi, no, ho già detto questo. Dobbiamo cambiare inquadratura. Io non ti voglio fermare nel flow, nel flow. Non far vedere dietro le quinte. Devi girare verso di me e dire: ah, scusate, no, telecamera. Ah, scusate? No, telecamera. Franci gnafa imitare i meme proprio, scusate ragazzi. Doveva sembrare una roba, ma lo so che non lo sembra. Mi stai ascoltando mentre sto leggendo? No. Sì, non vi serve quel quantitò di... Ferma tu. Sì, ma togli la macchina da lì, figa. Come se nelle altre inquadrature non entrasse una macchina o non entrasse il divano o lo sgabuzzino. Dai, che mi consumi tutta la SD, dai. E devi dire: mi, non la faccio più sta videoricetta, mica la sto odiando sta videoricetta. Vai, dai, ce la puoi fare, ce la puoi fare. Io non la faccio più sta ricetta, la sto odiando sta ricetta. Non proprio bella come l'avrei fatta io, però può andare. Raga, mi sono dimenticata i gusti. Bisogna mettere Fuorifuoco ormai è una caratteristica di questa macchina. Che non sia il vino cartonato, che non sia il Barolo o il Barbarolo. Però vabbè. Posso consigliarti? Sì. In my humble opinion. Elenca solo gli ingredienti. Ma io ho l'ansia di giustificarmi perché non so già che diranno non è quella originale. Ma loro comunque ti diranno di tutto, in primis sui tuoi occhiali che sono molto discutibili. Poi a cosa serviranno gli ingredienti lo vedranno quando forse arriviamo alla preparazione. La tagliamo a cubotti di 5 cm cubi. 5x5, che di 5 cm cubici, cos'è la centimetri formula? cubici? No. CC. Scrisse The Art of... Scrisse Mastering the Art of Scrisse. And bon appétit. This is Julia Child.